Ci sono tantissime notizie di mercato sull'Inter in queste ore, oltre a delle notizie di campo che andiamo quindi a condensare in pochi minuti in uno dei nostri format più apprezzati qui sul canale. Allora, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio in cui partiamo purtroppo da due cattive notizie, perché c'è un problema al polpaccio per Carlos Augusto che quindi è indubbio, almeno per il momento, in vista della partita di sabato contro il Genoa, e anche Marcus Thuram sta lavorando con questo problema alla caviglia, non era al meglio a Torino, l'abbiamo visto, e si capirà soltanto nelle prossime ore se Simone Inzaghi intenderà utilizzarlo nella partita contro il Genoa, che come dicevo anche nel contenuto di ieri diventa forse la partita più importante di questa stagione. Siamo lì un po' con il fiato sospeso perché quest'anno soprattutto abbiamo visto come alcuni problemini che sembravano veramente di poco conto poi si sono trasformati invece in delle assenze più lunghe. Speriamo che non sia questo il caso, anche perché l'umore in queste ore si era risollevato, soprattutto avevamo intanto svuotato l'infermeria, ma al di là di quello l'umore si è risollevato alla luce del risultato del Milan, che da tifoso devo ammettere mi ha un po' riacceso, ecco, questa eliminazione del Milan dalla Champions per mano del Feyenoord. Ma al di là dello sfottò, ne stavamo parlando nel club di Passione Inter, ci sono tre considerazioni da fare su questa eliminazione del Milan. La prima, mi viene a dire intanto, chi sfotte Simone Inzaghi per le sostituzioni dei giocatori ammoniti forse si sarà un po' ravveduto, ecco, comunque si sarà reso conto che questa è una strategia che viene sempre più emulata e ha i suoi motivi e ha i suoi vantaggi. L'abbiamo visto nel caso del Milan, appunto, dove vabbè, l'Inter non ha magari dei giocatori che sono così, non uso aggettivi, così Teo Hernandez, ecco, fortunatamente non li abbiamo, però è una strategia che evidentemente ha un senso e che sempre più allenatori stanno emulando. Perché ecco, l'espulsione di Teo Hernandez ha completamente cambiato la partita, ha eliminato il Milan che perde anche 11 milioni di euro, oltre a non essere andato avanti in questa Champions. E seconda cosa, a tal proposito, quanto conta per l'Inter aver centrato gli ottavi, essere arrivata tra le prime 8 in questa Champions. Un risultato che io vedo ancora oggi snobbare, vedo ancora oggi far passare in secondo piano, quando invece dobbiamo renderci conto che ti sei evitato uno spareggio sanguinosissimo, perché abbiamo visto quanto hanno faticato anche squadre come il Bayern, e vedremo adesso le altre, una tra Real City andrà fuori subito, eccetera, eccetera. Soprattutto in una fase della stagione in cui tutte le squadre, compresa chi non fa le coppe come il Napoli, sta avendo delle difficoltà, sembra stanca, ha dei problemi tra infortuni e stanchezza che non sono da sottovalutare, e noi ci siamo evitati questa cosa, quindi è veramente un risultato per me da sottolineare più volte. Terza cosa, ci siamo tolti anche un peso, nel senso che per me tra Milan, Juventus, Feyenoord e PSV Eindhoven, il Milan sarebbe stata la squadra più difficile da affrontare agli ottavi di finale di Champions. Quindi ci siamo tolti, ecco, il pericolo maggiore, e venerdì al sorteggio scopriremo l'avversaria. Detto questo, parliamo anche delle notizie di mercato, ricordandovi di cliccare sul tasto iscriviti. Stiamo volando verso gli 80.000 iscritti, quindi mi raccomando, clicca sul tasto iscriviti, lasciate anche un mi piace per continuare a far crescere il nostro canale. E ne approfitto per ricordarvi la novità degli abbonamenti YouTube. Abbiamo cambiato i nomi ai nostri livelli perché stiamo preparando delle novità a livello internazionale. Se cliccate sul tasto abbonati trovate tutti i vantaggi dell'abbonarvi appunto al nostro canale YouTube, con cui potete supportarci e accedere a tutti questi vantaggi. Date un'occhiata quindi anche ai nuovi nomi. Come detto, in queste ore si sta parlando tanto di mercato, come spesso capita dopo un risultato non positivo, tanti quotidiani hanno cominciato a parlare di rivoluzione Inter, via tutti, cessioni importanti per accontentare i piani di Octree a livello di bilancio, eccetera, eccetera. In particolar modo c'è stato un articolo della Gazzetta dello Sport che stavamo commentando anche nell'ultima diretta alle 19.30, che ha acceso un dibattito molto molto forte. Si parla addirittura, ecco, di chi resta, chi parte, tutti quelli in bilico, 6 giocatori in partenza sicura, altri 5 o 6 che potrebbero partire. Praticamente si preannuncia una rivoluzione molto molto profonda della rosa dell'Inter. Uh, io mi limito a dire che siamo ancora nel campo delle ipotesi, perché la realtà adesso in questo momento è una soltanto. La stagione è ancora molto lunga, ci sono tanti risultati sportivi ancora da raggiungere, ma sicuramente la prossima estate sarà un'estate in cui l'Inter farà un altro passo in direzione del ringiovanimento. Sicuramente sarà un passo spinto anche dalle richieste di Octree, ma è abbastanza ovvio, e lo sarebbe anche senza Octree, che quest'Inter possa andare in direzione della sostituzione di alcuni calciatori che abbiamo in questo momento, che sono là con gli anni, con giocatori più giovani. Ed è probabile, come dicevamo in diretta l'altra sera, che ci saranno più di 10 operazioni di mercato, perché tra Arnautovic, Correa, Cerbi che vanno via, Aslani che potrebbe seriamente andare via, Frattesi stesso, su cui penso che ci sarà
un altro assalto possibile di mercato se continuerà a giocare così poco, ecco, potrebbe essere anche lui tra l'altro il giocatore con cui fare cassa e poi reinvestire. Sono comunque 5 giocatori che poi devi andare anche a sostituire, dunque tra entrate e uscite le 10 operazioni sono abbastanza ovvie, abbastanza scontate e penso che si supereranno comodamente. Ma su tanti altri giocatori le somme secondo me non si possono tirare ora e verranno anzi tirate alla fine. Sono sotto osservazione, chiaramente da valutare, da capire bene da qui a fine stagione Taremi, Zelinski, da vedere anche Mkhitaryan, che tra l'altro Mkhitaryan ha pubblicato delle stories in queste ore ancora in risposta che stanno facendo discutere, ma ne riparleremo. C'è Zalewski che eventualmente va riscattato, ma a meno che non crolli la stagione o dall'altro lato a meno che non si vinca tutto, che potrebbe aprire, questo poi a delle riflessioni differenti, a meno che questi giocatori non facciano davvero schifo, non diano per nulla garanzie, io ho sempre più l'impressione che, anche da quello che ci stiamo dicendo con i nostri colleghi con cui ci confrontiamo, da quello che esce anche dalla società, che possa essere un'estate secondo me più simile a quella che ha preceduto lo scudetto della seconda stella. Se vi ricordate, quella è stata un'estate in cui tra acquisti e nuovi e partenze, comunque di ricambio, ce n'è stato parecchio, 12 o 13 acquisti, forse 13 acquisti se non vado errato, ma 13 acquisti che però non hanno cambiato la fisionomia della squadra, anzi la formazione titolare praticamente era rimasta quasi quella, cioè è stato fatto tanto volume, ma nei fatti c'è stato un cuore, un nucleo centrale mantenuto che dava e continua a dare l'identità alla squadra e quel nucleo ancora oggi è comunque abbastanza giovane, è ancora di valore per cui si ripartirà ancora una volta da lì, da Bastoni, Di Marco, Barella, da vedere Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, Thuram sul quale si continua a parlare della clausola, ma io come vi racconto dal 24 dicembre ho scritto nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, ne ho parlato in anteprima, stanno partendo i lavori per il rinnovo di contratto per provare anche a togliere quella clausola nel contratto e aggiungo un'altra notizia, tra l'altro, mi pare che nessuno ancora ne abbia parlato in giro, non mi sembra di aver letto questa notizia per cui ve la do io, ma so che anche per Inzaghi si stanno iniziando dei discorsi per prolungare il contratto addirittura al 2028, lui che è in scadenza 2026. Quindi ci sarà comunque un segno di continuità nell'idea, nella strategia che l'Inter sta portando avanti, ma chiaramente con Octella alla guida una propensione maggiore alla ricerca di talenti pronti ad esplodere me la posso aspettare. Puntando anche al mercato estero, che è un mercato in cui si possono andare a cogliere delle opportunità, devi avere diciamo una forza anche economica, perché all'estero fare operazioni creative non è così semplice. Ma di questo ne ha parlato tra l'altro anche Fabrizio Romano, che è uno dei giornalisti più riconosciuti a livello anche internazionale sul calciomercato, che è stato ospite a Viva il Football, la trasmissione, e ha detto tra l'altro questa cosa su questo tema, mi sono preso il virgolettato dal nostro sito passioneinter.com, eccolo qua. Un'operazione fatta di cui si sta parlando poco è il nuovo centrocampista che ha acquistato l'Inter, ovvero Sucic. Ha fatto le visite mediche, ha firmato il contratto, l'Inter è molto contenta di questo affare da oltre 12 milioni. Poi continua, hanno provato in tutti i modi a far saltare l'affare dell'Inter fino all'ultimo, cioè altre società, anche una italiana, forse il Napoli, hanno provato fino all'ultimo a far saltare questo affare. Credo che questa operazione ci racconti quello che l'Inter sta vedendo. L'Inter andrà in questa direzione qui con giocatori giovani e con potenziale, con stipendi che non siano folli. Sucic è certamente un messaggio dell'Inter, l'inizio di un'era che partirà in estate e quindi questo è un messaggio molto chiaro, intanto sul valore del giocatore. Lo stesso Fabrizio Romano dice, appunto, nessuno ne sta parlando praticamente, ma l'Inter ha fatto questo colpo qua, che dunque ritiene di livello. Noi ne abbiamo già parlato in un contenuto che trovate sul nostro canale nelle scorse settimane e ve ne porteremo altri, ovviamente, in vista del suo avvicinamento, visto che arriverà per giugno in vista del Mondiale per Club. Fabrizio Romano poi, sempre in questa intervista, ha confermato altre due notizie molto interessanti. La prima, lo diciamo anche noi da settembre praticamente, ovvero che l'Inter quest'anno, 2025, dovrà fare un colpo importante in difesa e lo farà. Aveva provato a prendere Kusanov, che poi il City ha pagato 40 milioni di euro, quindi l'Inter ci proverà a fare un colpo di questo tipo. Diciamo che stavo ragionando, dopo aver provato Bremer, provato Buongiorno, poi questo tentativo per Kusanov, che è un bel marcatore molto ruvido, molto difensore, nel vero senso della parola, abbiamo capito che appunto l'Inter evidentemente sta ragionando su un difensore che sia così, bello cattivo in difesa innanzitutto, prima di tutto, e poi ci faremo anche un approfondimento su questo magari nei prossimi giorni. Così come faremo un approfondimento nei prossimi giorni anche sul tema attaccante, perché sempre lo stesso Fabrizio Romano conferma che l'Inter
sta lavorando seriamente su Nico Pass. Nico Pass che anche grazie a Zanetti, questo è un tema che ricorre da tanto tempo, lo sappiamo, ma anche grazie a Zanetti che ha un ottimo rapporto col papà, sta lavorando lato giocatore, perché evidentemente l'unico modo per arrivare a prendere Nico Pass è avere un forte accordo col giocatore, quindi andare con l'accordo col giocatore a trattare con il Real Madrid e trovare una strada per fare questa operazione, altrimenti la vedo veramente difficile. In tanti hanno parlato di Nico Pass come possibile mezzala, cioè fare con Inzaghi un lavoro come era stato fatto su Luis Alberto da mezzala, che non è una cosa da buttar via secondo me in assoluto. Allo stesso tempo però ne stavamo parlando nel club di Passione Inter, l'Inter negli ultimi anni ha preso Correa, ha preso Sanchez, voleva prendere Gudmundsson la scorsa estate. A gennaio è stato confermato praticamente da tutti, l'Inter ha trattato Asensio e Joao Felix, che poi non sono arrivati perché Arnautovic e Correa non sono partiti. Ecco, sono tutti giocatori con delle caratteristiche molto specifiche, molto più da fantasista, seconda punta, esterni offensivi riconvertiti in attaccanti, quelle caratteristiche là. Oppure c'era stato anche quel tentativo per Luque Bacchio, che tra l'altro adesso sta facendo molto bene in Spagna, per esempio. Giocatori così, l'Inter ne sta cercando da diverse stagioni, giocatori che hanno caratteristiche differenti rispetto ai Castro o Krestovic, che come vi ho raccontato l'Inter sta seguendo, ma non sono così convinto che possano essere loro i quarti attaccanti insieme a Taremi, Lautaro e Thuram, ecco. Per cui Nico Passi invece potrebbe essere quel giocatore più fantasista che Inzaghi in qualche modo evidentemente sta cercando, e l'Inter stessa sta cercando di mettergli a disposizione, ma anche qua come detto stiamo preparando un approfondimento e poi ne riparleremo. Fatemi sapere un po' voi che ne pensate anche di questa strategia, quanto vi preoccupa eventualmente questo ricambio, un ricambio che per me è comunque necessario, perché una mano di bianco, come diciamo una rinfrescata, sicuramente serve dopo un'estate, quella scorsa, che ha consolidato un gruppo, secondo me anche per strategia, dopo un passaggio di proprietà che poteva creare tanti scossoni, si è voluto non toccare troppo. Quest'anno, con un anno in più, un cambiamento sarà necessario, un cambiamento che però per me non significa fine ciclo, visto che si è tanto dibattuto in queste ore anche sull'Inter a fine ciclo, sì o no. Quest'Inter per me, a meno che non si crolli totalmente o non si vinca davvero tutto, non è alla fine di un ciclo, proprio perché il nucleo è ancora di una squadra forte, che deve ancora entrare forse nel suo picco della carriera, o ci sta entrando in questo momento, ma è una squadra che ha bisogno però di mettere dentro dei giocatori importanti, tant'è che a livello di innesti, in qualche modo bisognerà prevedere anche, c'è chi parla di un centinaio di milioni di euro da spendere, perché se vai a spendere per un difensore, un centrocampista importante probabilmente andrà preso, più Sucic è stato già preso, un attaccante i 100 milioni li raggiungi abbastanza in fretta, ecco, dal punto di vista degli investimenti, con un Inter che avrà un tesoretto da parte tra la Champions, da vedere dove arrivi, il mondiale per club, il bilancio che torna in attivo e giocatori che andranno in partenza. Come detto, se Fratesi l'Inter punta a ottenere una quarantina di milioni, già parti con una base importante. Quindi è una cosa che comunque mi entusiasma, ecco, questo progetto di ristrutturazione più che di rivoluzione, secondo me, della nostra Inter. Sono curioso di sapere la vostra, leggerò poi i vostri commenti nella diretta alle 19:30 qui sul nostro canale, oppure se vi va, vi ricordo come sempre passioneinter.club, la nostra community dove in queste ore la chat è caldissima, dove seguiremo insieme anche la partita della Juventus e tutte le altre partite di Champions con la nostra grande community, con interisti da tutto il mondo. C'è anche questa novità degli abbonamenti mensili che da quello che ho visto vi sta piacendo molto, perché stanno arrivando tanti nuovi abbonati e tante nuove abbonate, per cui date un'occhiata, link in descrizione, vedete se vi piace la nostra community, il nostro progetto, lo volete sostenere, passioneinter.club. Io vi lascio nel frattempo con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.